Oggi voglio condividere con te una scoperta che ha trasformato profondamente il mio modo di vedere la vita e di cercare la felicità. Come sai, da tempo abbraccio il minimalismo e quindi ti dicevo, ho abbracciato il minimalismo cercando di vivere con meno e focalizzandomi sull'essenziale. Ma quello che forse non sai è che questo percorso mi ha portato a scoprire qualcosa di ancora più profondo, la filosofia buddista e la sua visione sulla ricerca della felicità. All'inizio, molti anni fa, per me il minimalismo era semplicemente un modo per liberarmi del superfluo. Volevo una casa più ordinata, meno oggetti intorno a me e soprattutto meno distrazioni. Pensavo che eliminando il caos che c'era intorno a me avrei trovato una sorta di pace interiore, ma man mano che lasciavo andare le cose materiali, quindi che me ne liberavo, mi rendevo conto che stavo facendo spazio non solo fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente. È come se ogni oggetto di cui mi liberavo alleggerisse un peso che portavo dentro. Un giorno, mentre leggevo un libro sul minimalismo, mi sono imbattuto in un concetto buddista: l'attaccamento è la radice della sofferenza. Questo mi ha colpito profondamente, non te lo nascondo, e ho iniziato a esplorare il buddismo e ho scoperto che molti dei principi che stavo cercando di applicare nella mia vita ogni giorno erano presenti già da secoli in questa filosofia. Il buddismo insegna che la felicità non dipende da ciò che possediamo, ma dal modo in cui percepiamo il mondo e le nostre esperienze. Quindi ho capito che spesso rincorriamo oggetti e obiettivi pensando che questi possano renderci felici. Ma una volta raggiunti o ottenuti, quella sensazione di felicità svanisce rapidamente, lasciandoci con il desiderio di qualcosa di nuovo. Ricordo un episodio in particolare: ero molto più giovane, non avevo la barba né lunga né bianca, ma avevo lavorato duramente per acquistare il nuovo smartphone di ultima generazione. Pensavo che questo mi avrebbe reso felice, che avrebbe migliorato la mia vita da un certo punto di vista. E per un breve periodo non ti nascondo che è stato così. Ma presto ho iniziato a desiderare l'ultimo modello appena uscito, sentendomi quindi insoddisfatto di quello che avevo. È stato allora che ho realizzato che stavo cercando la felicità nel posto sbagliato. Ho iniziato a praticare la meditazione anche solo per pochi minuti al giorno e questo mi ha aiutato a essere un po' più presente, a godermi il momento senza pensare continuamente a che cosa avrei voluto o dovuto avere. Ho scoperto che la felicità è uno stato dell'essere che emerge quando siamo in pace con noi stessi, quando accettiamo il presente, soprattutto senza giudizio. Mi farebbe molto piacere sapere se anche tu hai sentito questa insoddisfazione costante, questa sensazione che manca sempre qualcosa per essere davvero felici. Hai mai provato a fermarti e a chiederti: di cosa ho realmente bisogno per essere felice? Per me la risposta è arrivata quando ho smesso di essere attaccato alle cose materiali e a coltivare la gratitudine per ciò che già avevo. Il minimalismo e il buddismo mi hanno insegnato che la felicità non si trova accumulando cose, ma apprezzando ciò che già è presente nella nostra vita. Meno cose, più spazio per le esperienze significative. Meno distrazioni, più attenzione alle persone che amiamo e alle passioni che ci animano. Meno attaccamento, più libertà di essere autenticamente noi stessi. Grazie per avermi ascoltato fin qui e spero che questa mia esperienza possa ispirarti a riflettere sulla tua ricerca della felicità e su come il minimalismo e la filosofia buddista possono offrire strumenti preziosi in questo percorso. Se ti va, condividi nei commenti le tue esperienze o pensieri. Alla prossima settimana!